Eccoci nuovamente, buongiorno. Adesso siamo appena ripartiti dopo un nuovo bagno nelle pozze delle terme di Caronte. Temperatura perfetta, per me calda a sufficienza, anzi per me alla fine risultava fin troppo calda. E adesso sono circa le 10:30 e ripartiamo perché risaliamo all'interno, quindi lasciamo di nuovo il mare e andiamo verso il monte. Nuovamente boschi in vista, si sale e vogliamo di nuovo tornare un po' di fresco, speriamo non troppo, ma la strada si fa tortuosa. Boschi e di nuovo boschi, stiamo salendo sulla Sila silosa, Sila dolce silante, profumosa. Mauro pieno vuol di prenderle. castagne e Mauro vuol prenderle. Vabbè, camper fermo e andiamo per castagne. Sulla strada, però insomma sono qui facili, comode da prendere, perché non approfittarne? Tutte piante di castagne in questo bosco della Sila, quindi saremo sui 1000-1100 metri e le castagne qua sono già pronte rispetto alla Sicilia, che ha fatto molto caldo, continua a fare caldo. Le castagne là non sono ancora pronte, infatti ci sono i ricci molto verdi ancora sulle piante, invece qua la maggior parte sono pronte, già cadute, quindi pronte da raccogliere insomma. E quindi ne abbiamo approfittato, almeno un pochino, poi ce li facciamo, perché Mauro è un golosone di castagne. Che ogni tanto in ottobre a me fa piacere mangiare le castagne. E in autunno ci sono 3 cose buone. Allora il vino, poi di che ci sono i funghi e le castagne. Questo è i sapori d'autunno. Quindi noi funghi li abbiamo presi, castagne le abbiamo raccolte, ci manca il vino Il vino ce l'abbiamo. e abbiamo fin troppo, direi. Siamo arrivati al lago Arvo sulla Sila, siamo a circa 1400 metri di altitudine e sembra di essere in Canada, pieno di boschi, abeti, pini, molta vegetazione montana. Abeti. Ormai sono finiti i castagni e iniziano gli abeti. E c'è anche un parco avventura qua sulla Sila, sul lago Arvo, si chiama Sila Avventura, in mezzo alla pineta, bellissimo. Montagna per montagna, contrariamente all'Etna, dove era tutto nero, qua è tutto verde. Comunque anche qua d'inverno nevica, anche qua ci sono degli impianti da sci ed è veramente spettacolare, molto verde. Allora, adesso ci stiamo registrando qui al campeggio del lago Arvo
Andiamo a cercarci poi un posticino. È immerso nella natura, un posto meraviglioso. Adesso ve lo facciamo vedere scendendo. Cosa ne pensi di questo campeggio? Il posto è bellissimo, in mezzo al bosco, sul prato, di fronte al lago. Proprio Io bello. lo trovo veramente splendido. Bello? Posto, sì. Adesso stiamo cercando di individuare il nostro posto. Ce n'è parecchie, come potete immaginare è ormai ottobre, quindi c'è poca gente. Ci siamo sistemati tra i fiori. Guardate che bello. Carletto è in questa posizione. Guardate che spettacolo. Siamo su questo bellissimo lago, in questo luogo meraviglioso. Questo è il mio ufficio di oggi. Lavoro da qua. Che ne dite? Non è male come ufficio, no? E mentre io cucino funghi fritti e patatine fritte, Mauro lavora. Eccolo qui sotto. Fronte lago. Mio ufficio. Una postazione bellissima. Funghi fritti dell'Aspromonte. In riva al lago, Arvo, noi mangiamo all'esterno. Temperatura molto gradevole, si sta benissimo, anzi, magari un po' di sole in costume poi me lo prendo. Funghi, patatine, prosciutto e tante altre cose buone. Ecco la Bettina come prosegue la giornata. Piazzata qua. E chi la schioda? Dopo una giornata di relax abbiamo pranzato qui con molta calma sotto il nostro tendalino e adesso è arrivato il momento di andare a farsi un bel giretto in bici lungo il lago. Andiamo a vedere. Che diciamo? Si parte? Chi parte? Partiamo. Ciao! Ed ecco che Bettina nella gara del passo del lago Arvo supera Mauretto in un balzo. Avremmo voluto fare tutto il giro del lago, ma siamo partiti un po' tardi e tra meno di un'ora fa buio e quindi ci sono circa 26-27 km per fare tutto il giro. E non ce la facciamo, evitiamo di tornare col buio, quindi nulla. Adesso abbiamo fatto il giro alla dighetta, si vedeva poco, era inaccessibile, però sono bellissimi questi boschi. Stanco? No, oggi no. Sapevo che dicevi così. Inizia a far freschino a quest'ora, manca poco al calar del sole e la temperatura si è decisamente abbassata. Qui per arrivare alle piste da sci non possono mancare i ristoranti. Ristorante tipico silano, osteria, specialità funghi, porcini e tartufi.
Insomma, ci sono 5 piste con una cabinovia, una seggiovia e 2 ski lift. Vabbè, non male, dai. Pensavo meno. Ecco che arriva Mauretto. Arrivi là in cima e poi arrivi. Com'è che fai? Ciu 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 Arrivi ciu. là in cima e in mezzo agli alberi e vieni giù. Vieni giù. Carino, piccolino. Sì. E buongiorno. Una bella dormita stamattina, soprattutto Mauro che non è molto in forma. Guardatelo cosa sta combinando, sta facendo ordine. Sono mezzo influenzato, mio povero tapino. Quindi oggi avevamo in programma di fare delle escursioni in bicicletta, ma credo che ce ne staremo un pochino tranquilli. Forse se ne sta tranquillo lui, io potrei anche andare in bicicletta senza di lui. Posso? Invece di assistermi, se ne va. Ogni tanto lo posso lasciare anche da solo, siamo sempre assieme. Pure troppo, direi. Infatti litighiamo spesso, non per niente. Un giro per il campeggio e vado a valutare se è il caso di fare lavanderia, visto che abbiamo un attimo di tempo. Credo ci fermeremo un giorno in più perché Mauro non è molto in forma e quindi magari è meglio fermarsi un giorno in più e procedere nel nostro viaggio domani. Mentre Mauro si rilassa, si riposa, io cosa faccio? Lavanderia. Nuovo giro in bici oggi pomeriggio e adesso siamo invece alla, chiamiamola, spiaggetta del campeggio, dove c'è anche sabbia effettivamente, e guardate un po' che bella. Questi laghi in mezzo alle montagne con i boschi, un posto veramente splendido. Non ci aspettavamo che fosse così bello. Niente male, davvero. L'acqua non è caldissima, c'è un po' di venticello, ma si potrebbe quasi anche fare il bagno. Lo lascio fare a lui, io non me la sento tanto. Torniamo alle nostre biciclette che ripartiamo. Non gli bastavano 2,5 kg di porcini dell'altro giorno, ne ha preso altro mezzo chilo oggi. Però questi sono tutti quelli piccolini da mangiare crudi, Il mio fegato reclama giustizia. con olio e parmigiano. Ne abbiamo fin troppi di funghi, fin troppi. Che posto, in mezzo alla foresta proprio, a questo bosco di abeti, pazzesco, bellissimo. Comunque siamo ben a 1386 metri al crocefisso, appena sopra Lorica.
Ridendo e scherzando, volevamo fare una piccola passeggiatina in bici, ma stiamo arrivando al rifugio botte che ha 1928 metri. Non da poco, eh? Adesso stiamo facendo circa 600 metri di dislivello in salita e poi per fortuna si scende velocemente. Siamo arrivati sul monte Botte, dove arrivano gli impianti da sci. Là sotto è l'Orica con il lago. Ci siamo fatti tutta questa salita. Qui siamo a 1900 e spiccioli. Panorama stupendo, si vede sia il Tirreno che lo Ionio. Giornata splendida. Qua durante l'inverno sono tutti impianti da sci, tutte piste da sci, ed è veramente divertente, una cosa molto divertente per i calabresi, davvero. Ricordo il mio amico Jean-Claude che vedrà i nostri video, il mio compagno di squadra di quando gareggiavamo, che lui da calabrese si è trasferito a Genova e gareggiava con noi e mi raccontava di questi impianti, di dove ha imparato a sciare. Veniva qua. Qui sotto, dietro di me, si vede il lago che magari domani ci andremo, il lago Cecita, e mentre dalla parte opposta alla mia sinistra c'è il lago Arvo, quello dal quale siamo partiti. Ora ripartiamo perché sono le 5:15 del pomeriggio, comincia a far freschino, il sole sta andando un po' dietro le nuvole, quindi la temperatura si abbassa. Abbiamo ancora una decina di chilometri, almeno mezz'ora da fare adesso in bici, quindi andiamo prima che venga troppo freddo. Abbiamo trovato dei funghetti freschi. Vabbè, ti sta facendo un risottino con riso scuro, Riso rosso. mentre con quelli più belli stiamo facendo dei funghi crudi.